Nuova puntata di Storie di Serie A, l'ospite di oggi è Adrian Bernabé. Adrian, come sta andando questa stagione? Come stai tu? Io sto bene, l'inizio stagione è stato un po' complicato, diciamo così, perché ci sono stati tanti cambiamenti rispetto all'anno scorso, ci sono andati tanti giocatori che eravamo con noi da tanti anni e sono arrivati tanti di campionati diversi che devono imparare la lingua, la cultura e tutto, però adesso credo che abbiamo trovato una stabilità, abbiamo trovato tutti insieme la strada giusta e secondo me l'ultimo mese l'abbiamo fatto molto bene e dobbiamo continuare su quella strada lì. Come eri da bambino? Competitivo? Eri uno di quelli affamati che voleva sempre vincere? Sì, ero uno che si arrabbiava tanto quando perdeva pure in scuola, quando c'era la sosta quella di... sì, tanto competitivo, non la passavo, praticamente ce la volevo tenere sempre con me, però adesso credo che ancora mi tengo quel senso di arrabbiarmi, di carattere quando non escono le cose bene, però uno quando cresce impara un po' a gestire tutte queste cose. Cosa hai imparato nella Masia, nel settore giovanile del Barcellona? Che cosa ti ha dato? Mi ha dato tanto, al di là di tanti amici, tante cose. Lì è una cultura che la conosce tutto il mondo e i valori delle persone sono super importanti, mettono prima i valori delle persone che i valori del calciatore, poi ovviamente che a livello calcistico impari tanto perché giochi con ragazzi che sono forti per quella età lì e poi cresci, ma cresci tanto anche a livello personale. Com'è stato lasciare la tua famiglia e anche la tua cultura di fatto perché ti approccia a qualcosa di completamente diverso? Sì, è una scelta importante, è una scelta che è stata difficile, più per la mia famiglia che per me, perché io ero 100% convinto della scelta. Ovviamente i miei genitori non volevano mandarmi via così veloce, però all'essere io convinto al 100% gli ho dato quella serenità pure a loro. Poi ovviamente è stato difficile i primi mesi perché io ero abituato a essere a casa con loro e avevo 16 anni, quindi all'inizio è stato un po' difficile, però poi ad oggi che c'hai la fortuna di fare FaceTime, che possono venire tante volte come vogliono, è stato più facile, diciamo così. Che cosa ti hanno detto in quel periodo i tuoi genitori? Ok, vai, però ricordati di tornare a casa. Sì, mi dicevano sei sicuro? Sei sicuro? Tante volte, tante volte. E più volte che lo dicevano più sicuro ero. Avevo chiara la mia strada, ero convinto al 100% della scelta, quindi quando sei convinto al 100% di una scelta non la sbagli mai. Hai trovato tante differenze a livello proprio di strutture, di allenamenti, al di là di quelle culturali, tra la casa Barcellona e l'Inghilterra al City? A livello calcistico non tante, perché alla fine lì, quando era Guardiola, la cultura era un po' quella che avevano portato loro dal Barcellona, quindi era un po' simile tutto. Ovviamente c'è un paese completamente diverso, come hai detto te, le culture, poi i ragazzi inglesi sono diversi dai ragazzi spagnoli, quindi si mischia un po' di tutto, però io mi sono trovato benissimo quei 3 anni lì. Ma che rapporto avevi con Guardiola? Insomma, da catalano, immagino che tu sia cresciuto con lui, puoi ritrovartelo allenatore? Sì, è stato un momento importante alla mia carriera, diciamo così, perché al di là di che era spagnolo e catalano, ho imparato tanto da lui, cercavo di essere sempre focalizzato quando mi allenavo con lui a sentire tutto quello che diceva, non solo a me, sino agli altri, per cercare di imparare al massimo possibile e prendere tutti questi concetti che poi cerco di farlo in campo. Ma se c'è un insegnamento che ti ha dato questo allenatore, qual è stato? Con questi allenatori qua impari ogni giorno c'è qualcosa da imparare e sicuramente la cosa che ho imparato con lui di più è stato sicuramente il body language, tipo come metti il corpo in campo e all'ora di ricevere il pallone, all'ora di
di muoverti prima di ricevere il pallone è una cosa fondamentale perché ti può far guadagnare secondi con la palla eppure può aiutarti a avere una linea di passaggio in più e per lui quello era molto importante e io cercavo di migliorare tanto in quello e ad oggi cerco ancora di migliorarlo perché secondo me è una cosa fondamentale. Bernabé che sposta sul mancino, Bernabé trova così il primo gol in carriera in Serie A, riapre tutto a mezz'ora dalla fine, 1-2. Sarai stato sul campo tantissime ore, avrai lavorato tantissimo, ma ti sei mai sentito solo in quel periodo lì in Inghilterra e hai avuto dei dubbi magari su quella che è stata la tua scelta? Perché insomma ci sono anche dei momenti comunque che uno passa duri dove a livello umano magari non hai tanti riferimenti. Oh, no, perché poi ho avuto la fortuna lì di avere tanti compagni spagnoli, però sicuramente è stato difficile l'ultimo anno a Manchester, un po', diciamo, perché c'era l'epoca del Covid e non potevamo uscire da casa e lì sì che mi trovavo un po', non solo perché io abitavo con Eric, che era il mio migliore amico, però sì che è vero che avere la tua famiglia lontano, che poi eri preoccupato un po' per quello che accadeva lì in Spagna, tu che non potevi uscire, loro che non potevano venire da me, sono stato praticamente 9 mesi tutta la stagione senza vederli e lì è stato un po' il periodo più difficile, però è stato l'ultimo anno e per quel motivo lì. E perché hai scelto Parma dopo? La scelta è stata facile, ho scelto Parma per Maresca, unica e esclusivamente per lui, perché lui è stato il mio allenatore l'ultimo anno a Manchester e mi sono trovato molto bene con lui era molto contento con me, abbiamo fatto un anno incredibile, ho imparato tanto con lui e lui ha avuto la fortuna di essere scelto per il Parma per fare la prima esperienza come primo allenatore e mi ha detto subito se volevo andare con lui e per me era il momento giusto per fare già lo step di andare a giocare a livello professionista in una squadra e non ho avuto nessun dubbio in andare con lui. Poi appena sei arrivato a Parma c'è stato quel problema cardiaco e ti chiedo, visto che come tutte le situazioni in cui ci sono degli slanci emotivi molto forti, ti ricordi le immagini, qual è l'immagine che ti porti dietro da quel momento così brutto per la tua carriera ma soprattutto per la tua vita, immagino? Sì, sicuramente quando vivi una cosa del genere c'hai tante cose positive che portarti con te, tante cose negative. Io cerco di lasciare le negative a un lato, ovviamente è stato un momento difficile per me, però grazie a quello ho avuto la fortuna di vivere tante cose belle, di conoscere tante gente che è stato vicino a me in quel momento, di sapere che almeno avevo una cosa che non era normale, quindi grazie a loro, grazie a che mi hanno trovato questo, oggi sono qua. Chi è che ti è stato vicino in quel periodo? Immagino la tua famiglia, magari anche qualche tuo amico che hai nel calcio. Sì, no, tanti, al di là di tutto il cerchio vicino che ho, la mia famiglia, la mia ragazza, i miei amici stretti, il mio procuratore, che grazie a lui, perché io sono arrivato qua che non sapevo italiano, e lui era uno che sa italiano un po' e grazie a lui la mia madre e io capivamo un po' per come andare, perché a noi ci parlavano i dottori, ma mia madre e io non sapevamo cosa ci stava dicendo perché erano i primi giorni qua e lui, grazie a lui, che ci ha aiutato tanto e niente, ma tante persone. Da quel momento lì forse hai imparato anche ad apprezzare in maniera diversa le cose, perché poi quando hai un trauma di questo tipo e ti ritrovi magari a giocare a pallone ti diverti anche di più. È stato così anche per te? Sì, sicuramente quando sono tornato è stato un'emozione bellissima e ovviamente come dici te quando rientri e vedi che sei stato quasi vicino a non giocare più è come giocare per prima volta ancora e niente, sicuramente ovviamente ti fa valorare le cose da un altro punto di vista però bisogna sapere anche che non devi trovarti in quella situazione per valorarle così tanto.
So che tu sei anche molto legato ai tuoi tatuaggi. Sì, ho fatto tipo la frequenza cardiaca con un calciatore, l'ha fatto il tatuatore, non l'avevo preparata, sono andato lì per fare un altro tatuaggio, però mentre faceva l'altro ho visto quello e mi ha detto lui che me lo regalava, quindi me l'ha fatto, è stato un momento bello e poi lo porto con me. Ho detto sempre che i tatuaggi che mi sono fatto sono tutti o quasi tutti con qualche significato, quindi ho 2 tatuaggi in ricordo di tutti e 2 i miei nonno che non sono con me, e poi c'ho uno quando ho vinto le Olimpiadi e poi sì, quelli sono il più importanti. E l'Olimpiade com'è stata? È un'esperienza bellissima, bellissima. Sicuramente è la cosa più importante che ho vinto, la soddisfazione più bella, è il giorno più bello della mia vita, potrei dire, a livello calcistico. Oggi tra l'altro vivi forse anche con più responsabilità questo Parma, questa squadra, perché hai un certo tipo di esperienza, sono tanti anni ormai che sei qua, passano tanti ragazzi da altri campionati, tu sai cosa vuol dire arrivare in un campionato nuovo, non conoscere i riferimenti, le certezze di quel campionato, quindi hai un senso di responsabilità in più, cioè una volta arrivavi ed eri tu il giovane, adesso invece devi aiutarli i giovani. Sì, per quello dico che bisogna dare i tempi, perché anche io quando sono arrivato ero un po' confuso perché non sai bene dove arrivi, com'è la cultura, com'è la gente, com'è tutto e bisogna dare un po' di tempo a quelli che arrivano nuovi a inserirsi, a capire un po' tutto. Ovviamente quelli che siamo qua da tempo già o che capiamo l'idioma, che capiamo com'è tutto, cerchiamo di aiutarli ogni giorno, però ovviamente a volte uno si mette un mese, a volte si mette 6 mesi, ognuno ha i suoi tempi e bisogna aspettarli, bisogna aiutarli a avere quel periodo il più facile possibile. E col mister che rapporto hai? Col mister uguale, ovviamente è più facile perché a livello di idioma diventa più facile quando devo parlare con lui, perché siamo spagnoli, la cultura, abbiamo la stessa cultura. È sicuramente un rapporto, anche se lui è giovane, un rapporto di rispetto. Io sono il giocatore, faccio quello che mi chiede lui e poi da lì cerchiamo di aiutarlo il massimo possibile, come lui cerca di aiutarci a noi e fare che siamo meglio noi in campo. Parma com'è da questo punto di vista? Che rapporto hai con questa città? Ti vogliono bene qua? Sì, mi vogliono tanto bene, me lo fanno vedere ogni volta, anche io li voglio bene a tutti. L'ho detto, da quando sono arrivato l'ho trovato come una seconda casa e mi trovo molto legato alla città, non solo al Parma come istituto, diciamo. Mi sento legato a tutta la città, a tutta la gente, ho conosciuto tanta gente qua a Parma, anche se vado a fare un cappuccino al pomeriggio, conosco quello della caffetteria da tanti anni e niente, sono molto felice qua. Ormai conosco già tutto e mi sento come una seconda casa. Anche importante per me che pure i miei genitori quando vengono si sentono benissimo qua, che la mia ragazza si sente benissimo qua, che i miei amici non vedono l'ora di venire sempre qua a vedermi, perché pure loro quando vengono si sentono bene qua, è una cosa importante. Possiamo dire quindi che sei diventato emiliano? Sì, posso dire che mi sento emiliano, sì. Ti senti a tutti gli effetti, hai anche un po' l'accento emiliano, non so se hai imparato anche un po' il dialetto. Quello non lo so, però sì, mi sento uno di loro, sì. E la tua fidanzata come si trova qua? Bene, questo è il primo anno che abita un po' con me qua, perché lei fa la pilota di aereo, quindi è un po' difficile. Ha appena finito di fare tutte le università e per il momento è qua con me e poi stiamo aspettando che qualche compagnia la prenda, però lei si trova benissimo qua. Quindi a casa chi cucina, tu o lei? Tutte e due. Tu sei bravo. Non sono uno che va sul divano, no. Devo fare la cena pure io. Sicuramente no, siamo tutti e due bravi, anche se non facciamo delle cose difficili. Ma la torta fritta è facile da cucinare? No, torta fritta, se voglio torta fritta vado da qualche parte a prenderla, però non la cucino, no. Allora, siccome hai detto che la sua fidanzata diventerà una pilota d'aerei, prossimo viaggio dove si fa? Non so,
prossimo viaggio con lei sicuramente lo farei alla fine sceglierà lei, quindi non è che... Però sicuramente a me piacerebbe andare a Messico. Infatti mi ricordo che con lei ho prenotato i viaggi 2 anni fa per andare a Messico e una settimana prima di andare mi hanno convocato per fare l'europeo, quindi ho dovuto cancellare tutto. L'ha presa bene? L'ha presa, non so come l'ha presa, però lo doveva accettare. Io ero felicissimo per l'europeo, quindi è un po' un viaggio che abbiamo in mente per farlo perché c'era già previsto. Proviamo ad andare un attimo sul campo. Voglio sapere dove ti piace giocare di più, perché non mi devi dare la risposta che danno tutti quanti i giocatori, io mi metto a disposizione, perché è chiaro che tu vuoi sempre giocare, ti va bene anche giocare in porta, forse no, in porta no, però voglio sapere qual è il ruolo dove ti senti di poter rendere di più. È una domanda un po' complessa, perché al di là che sì, che sempre sono a disposizione e tutto, mi sento uno che può giocare ovunque, nel senso ho fatto tanti ruoli, ho fatto il terzino sinistro, ho fatto il terzino destro praticamente, ho fatto il regista, ho fatto il trequartista, ho fatto lo esterno alto, quindi mi sento uno che può far bene in tutte le posizioni e può aiutare in tanti modi, quindi, e mi sento fortunato perché è una cosa positiva, perché in più ruoli puoi giocare, più facile rende l'allenatore essere scelto. Poi ovviamente a me piace giocare centrocampo, in un centrocampo a 2 dove io mi trovo meglio, però poi sono le partite in cui forse mi trovo meglio a destra, forse mi trovo meglio tre quarti, forse mi trovo meglio regista, dipende un po' anche dall'avversario, però sì, sicuramente a centrocampo è la mia posizione ideale. Perché io mi ricordo che nella passata stagione tu eri uno di quelli che si abbassava molto per toccare il pallone, per far uscire anche dalla prima pressione il Parma, però poi dopo arrivi e ti vedo anche nelle ultime partite sulla tre quarti, negli ultimi 25-30 metri tu sei anche determinante perché hai un bel tiro, come l'anno scorso che hai fatto gol con l'Inter e quest'anno con il Milan ad esempio, perché hai l'ultimo passaggio. Allora forse mi chiedo, non ti senti di dover incidere un po' di più dal punto di vista realizzativo, come quell'anno che in Serie B segnassi tantissimi gol e quindi alzare un po' la tua posizione? Sì, c'è una cosa che la gente non sa praticamente, però che è così, che io quando ho fatto 9 gol in Serie B, io con Pecchia giocavo praticamente regista, ho fatto tre quarti, 5 partite così, non più. Secondo me incidere così in avanti si può fare anche giocando come regista o come mediano, poi dipende quanto tempo attacchi la porta avversaria, la tua squadra. Ovviamente quando gioco più avanti ho più facilità per cercare quelle giocate lì, però come ti ho detto anche mi piace toccare il pallone, quindi quando giochi sulla tre quarti a volte ci sono partite in cui praticamente non riesci a toccare così tanto il pallone. Meno spensierato sei, meno paura hai, ovviamente poi le cose possono andare bene, possono andare male, però la probabilità che faccia le cose meglio è più alta, perché quando hai troppi pensieri al solito le cose non vanno come uno vorrebbe. L'idolo d'infanzia? L'idolo dell'infanzia è Messi, quello che guardavo in TV. Hai detto Mancino, era Messi, sì, come Messi. Il migliore. E oggi invece il riferimento in campo? Sono tanti, sicuramente per la forma di giocare uno che gioca al mio posto, diciamo così, è Pedri, secondo me quello è il più forte, il centrocampista più forte al mondo, per me. Lo conosci bene? Ho giocato alla PlayStation due volte con lui, però non lo conosco personalmente, però non lo dico per quello, lo dico perché per me è un giocatore totale. Ti faccio vedere un gol e vorrei che me lo raccontassi. Voglio che mi racconti quella tua caratteristica lì, quel tiro a giro. Vai, commentalo tu. Una palla lunga, qua viene praticamente Sciascia che fa lui praticamente il gol è suo, poi fa la scelta giusta perché la poteva mettere dentro, però me la dà a me che sono da solo, il primo controllo è giusto perché me la metto in avanti, me la sposto, poi ovviamente calcio lungo lì, ovviamente è un gol bello, però è un gol che pratico tanto durante gli allenamenti, non è un gol a caso. Ci sono tante ore di ripetizioni in allenamento cercando quella cosa lì e alla fine il lavoro paga, diciamo così noi al Parma. Bricchi, limite per una mezza tiro, si apre il controllo per fare girare!
Bernabé, che talento ha! Sinistro sotto l'incrocio, la riaperta il Parma, 2-1. Tu hai detto Bricchi è stato bravo, il gol è quasi suo. No, secondo me è il primo controllo che fa il gol. Sì, no, io dico che praticamente il gol è suo perché quella è una palla persa praticamente, una palla che al 45esimo 0-2 uno forse non ha quella fiducia per andare, invece lui ha la forza, ha la volontà di andare, vince il duello e poi fa la scelta giusta di darmela a me. E ovviamente sì, poi a livello tecnico il controllo è fondamentale, è una cosa importante, l'ho fatto giusta. Diciamo che è stato un gol bello per tutte le cose, come ha lottato la palla, per il gol e poi per il momento che è stato pure. Quante volte lo provi quel sinistro a giro? Quanti tiri fai durante una settimana? Quantifica. Non so, diciamo che alla fine settimana possiamo fare 100 tiri praticamente. E soprattutto quando finisci gli allenamenti, ovviamente quelli che giochiamo più avanti cerchiamo di fermarci per fare qualche tiro e poi quello diventa un'abitudine, più lo fai più semplice poi diventa. Tu dai l'idea di essere un bravo ragazzo, dedito al lavoro e avere anche un rapporto con le pressioni di un certo tipo, quasi come se a volte le volessi queste pressioni, cioè tu sei uno di quelli che vuole assumersi delle responsabilità, a volte sei anche stato un po' frenato, magari vuoi per un infortunio, per qualche problema che hai avuto in passato, però è una cosa che ti piace a te, avere pressione. Sì, credo sia fondamentale per diventare un giocatore forte, un giocatore di livello, avere quella pressione lì, altrimenti ovviamente sappiamo com'è il calcio muove il mondo, lo guardano tutti, parlano tutti e ovviamente le pressioni sono da tutte parti. Ovviamente a me mi piace averle, non è che le voglio così tanto, però mi piace averle perché so che quando la gente aspetta tanto da una persona è perché stai facendo bene le cose e ovviamente a uno gli piace avere quella pressione perché poi uno vuole far vedere che è pronto e che sa fare quelle cose lì. Quanto pensi ancora di poter crescere come calciatore, anche rispetto a quello che è il tuo percorso proprio qua in Serie A? L'ambizione che ho, che a livello motivazionale, a livello di ambizione, mi fa spingere di più, mi fa cercare di essere meglio ogni giorno. E quindi secondo me adesso non è il momento di cercare di stare con i piedi sul terra, se no è un momento di cercare di sbilanciarsi in avanti, di cercare di fare di più, cercare di crescere di far crescere il momentum, diciamo così. Poi ovviamente come giocatore uno cerca di crescere ogni giorno qualsiasi aspetto, ovviamente a me mi piacerebbe ancora migliorare la fase difensiva, mi piacerebbe migliorare il piede destro, mi piacerebbe migliorare il gioco aereo, ci sono tante cose che devo migliorare ancora e che mi possono far diventare un giocatore più completo. Il tuo sogno invece? Il mio sogno è giocare la Champions League, è una cosa che quando sono da piccolo, quando ascolto la canzone mi vengono i brividi. E il mio sogno è quello. Ovviamente ti potrei dire vincerla, magari, però giocarla sarebbe il mio sogno. Ti faccio un'ultimissima domanda. So che tua sorella gioca a pallone come te. Ogni tanto ti bacchetta, ti dà qualche consiglio? No, però mi piacerebbe che me lo dia. Lei è una che mi chiede a me come fare, perché pure lei è centrocampista. Mi piacerebbe vederla di più, ovviamente non posso, però lei sta facendo un percorso importante e adesso è in seconda, diciamo, è come in Serie C, diciamo così, lì in Spagna, però lei ha 19 anni appena fatti, quindi mi auguro che continua così, con la testa giusta e io sono vicino a lei per qualsiasi cosa che ha bisogno, quindi la voglio bene. Tu lo sai che sei un riferimento per lei in questo momento? Sì, lo so e cerco di essere un esempio buono, lo sono stato sempre e cerco di aiutarla al massimo perché credo che la possa aiutare. E allora la prossima volta le devi dire non chiedermi dei consigli, dammi dei consigli. Esatto. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie, è stato un piacere. Grazie.
Grazie. Grazie a voi, grazie a voi.